Amici, buongiorno. Etnaland ha inaugurato da qualche settimana la stagione 2022 e oggi sono qui al Theme Park per esplorare insieme a voi tutto il parco. Quindi, benvenuti ad Etnaland. Il nostro tour inizia da qui, da qua si esce e si entra poi nel parco vero e proprio. Adesso vi faccio vedere. Qui c'è il treno che poi ti porta al parco della preistoria ed ha un concept molto bello perché in realtà è come se ci stesse portando indietro nel tempo al parco appunto dove ci sono tutti i dinosauri e robe preistoriche. Forse avrebbe bisogno di un piccolo restyling per quanto riguarda alcune zone che sono un po' spoglie, però è qui da tanto tempo, quindi ci sta che molte cose siano un po' usurate. Qui a destra c'è il cinema 4D, che tra l'altro quest'anno è una novità principale. Ora ci sono 3 filmati nuovi. Beh, ci sta, sono adatti a tutti. C'è un filmato per bambini, un filmato per famiglie e un filmato horror, quindi va benissimo. Si comincia a intravedere la casa dei 44 gatti ed è stato un ottimo investimento. Hanno creato tutta quest'area nuova, piccola, ma fatta bene per bambini. Hanno inserito la casa dei 44 gatti, che è una dark ride, e poi hanno messo il roller coaster dei bambini con la del gatto. Quindi hanno fatto un ottimo investimento. Intanto davanti a me c'è Eldorado, è il mine train del parco, un coaster per famiglie, ben tematizzato, c'è questa montagna imponente. Mentre a sinistra c'è The School, che è una dark ride. Anche per The School hanno studiato un concept molto originale, perché non è la classica horror house ma è una horror school a tutti gli effetti. L'obiettivo è rispondere alle domande che gli spiriti dei professori fanno. Consigliatissima. È il mine train meno family che io abbia mai trovato, ma proprio questo dettaglio lo rende uno spettacolo. Tra l'altro ha un ottimo timing, è veramente un bellissimo coaster. Comunque, direzione Etnaland Tower, che è la shot and drop tower del parco, lo stesso modello che trovate a Mirabilandia e a Movieland con Space Mission Orbit. Comunque sono bellissimi tutti questi dettagli steampunk. Hanno sfruttato un'attrazione che prima non era molto gettonata, l'hanno ricreata, ritematizzata e riposizionata in una posizione sicuramente migliore di quella dove era prima, ed è veramente fatta bene. Ha tutti questi dettagli steampunk di fuori, tutta la fattoria ricreata come si deve. Tra l'altro passa sotto il coaster di punta del parco, che è The Storm, e regala pure una vista molto bella. Nonostante sia un'attrazione per bambini è obbligatorio farla. E niente, adesso ci siamo addentrati nella parte centrale. Questa è l'attrazione di cui vi parlavo prima. Qui c'è The Storm, mentre alla mia destra c'è un altro coaster family. Dietro c'è l'area per i bambini e di qua invece c'è Rev-Rock, che è lo stesso tipo di attrazione che ha inaugurato quest'anno a Magicland Wild Rodeo, in versione un po' più piccola ma molto più veloce per quanto mi riguarda, e fa appunto il 360 ed è l'unica flat ride di questo tipo che mi regala purtroppo motion sickness. Se venite e se non soffrite di motion sickness, fatela perché merita. Sopra di me c'è Jungle Splash, immenso, bellissimo, stupendo. C'è tutta l'area spaziale. Lì c'è Vortigo, che è come l'ex Tomb Raider Machine però a tema spazio e senza effetti di fuoco o d'acqua. Qui c'è Quasar, che è un disco della Zamperla, molto bello. Credo sia il più estremo tra tutti quelli che ho provato e tra tutti quelli che abbiamo in Italia. Anche a Mirabilandia c'è lo stesso tipo di attrazione, molto più grande ma è molto family rispetto a questo. E adesso stiamo facendo The Storm. Per quanto mi riguarda è uno dei migliori coaster che abbiamo in Italia, bello, fluido, non è corto, ha un'ottima inversione, un bel percorso. Peccato sia tanto sottovalutato perché è veramente un bellissimo coaster. Ha anche un buon timing perché la stazione è tematizzata molto bene. La storia del coaster racconta appunto di questo temporale che si abbatte improvvisamente e c'è questo capanno in cui rifugiarsi che si rivela essere il tempio del rock, quindi dentro c'è la batteria, la musica rock, è tutto ben tematizzato insomma. Quindi sì, consigliatissimo, se venite a Etna fatelo assolutamente perché è bellissimo. Proseguiamo con il tour. Adoro il dettaglio di tutte queste rocce lunari nell'area, che tra l'altro sono realizzate in modo perfetto, sono veramente molto belle. Questo è Vortigo, ma credo che passerò per oggi. Usciti dall'area spaziale c'è l'ingresso per Jungle Splash, che al momento è chiuso, aprirà alle 11:30, ma da questa via si riesce a vedere un landscape bellissimo di tutto il theme park.
Wow. E adesso stiamo andando verso Dragon River, che è l'unica attrazione acquatica al momento aperta. Il resto, qui c'è Crocodile Rapids, ma anche questa aprirà alle 11, per cui dobbiamo aspettare ancora un po'. Ma Dragon River è aperta, quindi perché no? Dietro di me c'è un cancello chiuso che collega Etna Theme Park all'Acquapark. Ha molto senso perché tutte le attrazioni acquatiche di questa zona, quindi Jungle Splash e Crocodile Rapids dietro di me, sono state costruite prima dell'apertura del Theme Park e sono state per anni inglobate con l'apertura dell'Acquapark in estate. Ed Etnaland è stato il primo parco che è riuscito a inserire attrazioni da parco a tema in un parco acquatico, e questa cosa era degna di nota. Mi aspettavo di bagnarmi, ma non mi aspettavo di bagnarmi così tanto, giusto? Giusto. Giusto. No, se sul serio, cioè siamo praticamente come se ci siamo fatti il bagno con i vestiti. Però è sempre un'ottima attrazione, ultra tematizzata ed è veramente bellissima. Ma in realtà tutte le attrazioni acquatiche qui a Etnaland sono tematizzate in modo perfetto, hanno una bella storia, tutto perfetto, tutto perfetto. Questa è la zona dei bambini, qui c'è il Ciclopino Circus, che è un'area a tema circo delle mascotte. Questo è il castello di Ciclopino e Ciclopina, uno dei simboli di Etnaland Theme Park. E questa invece è tutta l'area con le varie flat ride per i bambini. Eldorado ha un theming spettacolare. Queste sono le grotte, si può entrare dentro, anzi vi faccio vedere. 2 anni fa era uscito il progetto di un ristorante qui dentro, però non è stato ancora realizzato nulla, non so se effettivamente il progetto è fallito, è stato cambiato, non so. Però sì, qui dentro si può entrare, nei muri ci sono... Nei muri ci sono tutte le pepite d'oro che dal video non si vedono, ecco, tipo questa è una pepita. Ovviamente è tutto tematizzazione, però bella. Oggi comunque il parco è pieno, c'è veramente un sacco di gente. Non è un problema perché io sono abbonato, quindi tornerò spesso al parco, però c'è anche tanto caldo e fare le code è snervante. Comunque in tutto ciò hanno aperto Jungle Splash e Crocodile Rapids e stiamo andando a fare Crocodile Rapids. Come dicevo prima, Crocodile Rapids è un'attrazione che è proprio a confine con l'Acquapark, proprio per il motivo che in estate è fruibile. Siccome non c'è 2 senza 3, ci si bagna di nuovo, stavolta su Jungle Splash. Queue line ben tematizzata, ottimo. Jungle Splash è un'attrazione fenomenale, ottima tematizzazione, lift. Ho appena ingoiato un insetto. Comunque Jungle Splash è un'attrazione fenomenale, ha veramente tutto. Ha una buona tematizzazione, ottima soundtrack, sezione water dark ride e lift. Ha tutto. Ha tutto. Dentro c'è il laser show, è letteralmente un teatro, però è chiuso. Questa è la piazza che collega i 2 parchi, è la piazza principale. Infatti alla mia destra c'è l'ingresso per l'Acquapark e qui l'ingresso dei kamikaze, che sono degli acquascivoli, mentre di qua c'è tutto il bazar, gli armadietti, un punto ristoro laggiù, e questa è la fontana più iconica del parco. Comunque sì, questa piazza collega il theme park e l'Acquapark e in estate è ovviamente piena di gente. Dopo pranzo e dopo una corsettina sui go-kart stiamo andando qui. Lo so, avevo detto che per oggi l'avrei evitata, però come faccio a non farla, ragazzi, come faccio?
Questo è Chaos, è una flat ride molto divertente. Quando è stato inaugurato ne esisteva solo un'altra al mondo. Ora non so effettivamente quante ne siano state prodotte, però è veramente molto bella. Forse l'unica pecca è il fatto che non abbia praticamente alcuna scenografia, però è comunque validissimo, è molto divertente. Qui c'è un punto ristoro, mentre proseguendo arriviamo in questa zona dove c'è questa fontana che è iconica. È ciò che rimane dello zoo che una volta era Etnaland. Sì, perché per chi non lo sapesse, Etnaland prima di diventare Etnaland era uno zoo. E questo è ciò che rimane dello zoo. Questo pappagallo. E laggiù ci sono altri pappagalli, qualche tartaruga. Direzione Parco della Preistoria. Vi ricordo che l'ingresso al Parco della Preistoria è incluso con l'acquisto del vostro biglietto, quindi se venite al parco non fatevi problemi a venire, l'ingresso è gratuito e è anche molto bello, molto rilassante. Questa è la casa dei 44 gatti, la dark ride per bambini, ispirata al cartone animato. E qui invece c'è il Miao Coaster che fino a 3 anni fa era inserito in un'area totalmente diversa e mi viene da dire anche fuori contesto, mentre adesso sono riusciti a dargli letteralmente un senso e è sicuramente meglio qui. Molto bello. Bene, questa giornata ad Etnaland Theme Park può concludersi qui. Sono già le 18 passate, il parco ha praticamente chiuso, quindi è ora di andare via. Che dire, Etnaland è un ottimo parco, ha tantissimo potenziale e sono sicuro che in futuro lo sfrutterà tutto. Se avete l'opportunità venite a fare una visita ad Etnaland perché è un ottimo parco, purtroppo ancora troppo sottovalutato. In ogni caso, io vi ringrazio per la visione di questo video e vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!